Benvenuti in questo nuovo viaggio e bentornati sul mio canale. Questa volta siamo alle Cinque Terre in Liguria e ci faremo un weekend veloce ma molto intenso di 3 giorni in questa perla della Liguria vicino a casa mia, perché io ormai sono 4 anni che mi sono trasferito in questa regione e devo dire che è veramente incredibile. Ora, in questo momento siamo a fare colazione e lo facciamo colazione tipica ligure, focaccia in tinta nel cappuccino. Lo so che per qualcuno potrebbe sembrare strano, ma non è per niente male. Quindi ora abbiamo focaccia tipica ligure, cappuccino e tranquilli, potete parlare, non è che succede niente, cioè è un video, quindi nel senso sono nuovi, li ho assunti da poco, quindi non tinge. Buona, io preferisco la focaccia da solo, però è buona. Voi vi è piaciuta? Provata? Vabbè, approvata. Ok, focaccia nel cappuccino approvata, quindi bene, adesso siamo a Monterosso, più che se partiamo da Spezia è l'ultima in ordine. Prima di dirvi un pochettino di cose su dove siamo in questo preciso istante, vi spiego come arrivare alle Cinque Terre, come gestire la visita alle Cinque Terre. Ricordatevi macchina, perché arrivarci è un po' rognoso, diciamo così. I parcheggi praticamente non esistono e costano un botto, quindi vi sconsiglio assolutamente la macchina. Per visitarle la cosa migliore è il treno. Esiste una carta che si chiama Cinque Terre Card, appunto, che vi permette di prendere il treno tutte le volte che volete per visitare tutte le Cinque Terre, quindi potete salire, scendere, fare un po' come volete e godervele come meglio preferite. È una carta che si può fare nelle biglietterie delle stazioni. Meglio vi consiglio di farla online, perché così risparmiate tempo, cioè avete già i biglietti. I prezzi sono variabili a seconda della stagione, diciamo che sta intorno a una ventina, trentina di euro a seconda del periodo, ed è il modo migliore e più tranquillo per godersi le Cinque Terre. Ora, dicevamo, siamo a Monterosso e più precisamente siamo alla spiaggia del Gigante, che si chiama così per lui. Come vedete, questa statua bella grossa fatta interamente in cemento armato, che fa parte di questa struttura privata che vedete alle mie spalle, dà il nome a questa spiaggia qui a Monterosso. Quindi adesso la vedete un pochettino distrutta, perché ovviamente le mareggiate hanno fatto un pochettino quello che volevano e l'hanno un po' smontata. Ecco, qua quando le mareggiate colpiscono sono veramente molto forti. Finita questa breve passeggiata qui al nostro Gigante, inizieremo un trekking che ci porterà da quelle parti, quindi scavalcheremo lì e andremo a visitare la prossima delle Cinque Terre, che scoprirete più avanti. Eli, scusa, vorresti dirci qualcosa di come sta andando questo trekking? Sto andando molto male. Molto male. Non dire così, non dire parolacce che siamo in TV, non dire... No, bello ma impegnativo. Sì, Per me. impegnati per lei, ok? No, allora il trekking, questo qua che porta da Monterosso a Vernazza, uno dei più carini sicuramente, è bello ripido, ok? È bello ripido, quindi c'è sicuramente da faticare un pochettino, soprattutto se c'è il sole, però merita assolutamente di essere fatto. La vista è bellissima ed è il modo forse migliore anche per apprezzare la bellezza e la particolarità di queste terre fantastiche. Ok, eccoci quasi arrivati alla prossima tappa dopo Monterosso, Vernazza. Questo è uno degli scorci più belli che si può vedere di Vernazza. Benvenuti a Vernazza. Allora, mentre camminiamo tra le vie di Vernazza,
Diamo qualche informazione un po' sulle Cinque Terre. Innanzitutto si chiamano Cinque Terre perché sì, sono cinque e perché in passato questi territori venivano appunto denominati terre. Ora ci sarà un po' di casino perché ovviamente i paesini sono molto piccoli e le vie estremamente affollate di turisti, anzi oggi è anche abbastanza tranquillo qui a Vernazza. Queste Cinque Terre, appunto, come avete visto un po' dagli altri video, sorgono in un posto un po' particolare, completamente sul mare, circondate da delle montagne, quindi la comunicazione tra queste terre non era semplicissima e diciamo soltanto poi quando in era moderna sono state costruite poi le strade e quant'altro si è avuta più comunicazione, poi da là pian piano è scoppiato il turismo dopo la guerra e via discorrendo. Di base però queste terre erano molto difficili da essere attaccate, tant'è che anche durante le guerre rappresentavano un po' una piccola oasi felice tra virgolette, perché insomma sorgevano in un posto un po' difficile da attaccare. Adesso ormai sono invase da turisti, giustamente, che vengono ad ammirare la loro bellezza. Penso che il modo migliore comunque per godersela e per capire qual è la particolarità del territorio sia ovviamente farsela con il trekking, però anche con il treno va bene. Andare al mare alle Cinque Terre è un po' complicato, nel senso perché si può fare il bagno, però a parte per Monterosso dove c'è una spiaggia un po' più comoda, alle altre ci si deve un po' adattare, principalmente si sta sugli scogli e su spiazzi di spiaggetta molto piccoli dove principalmente ci sono le barche dei pescatori. Quindi ora siamo in giro a Vernazza, qua è consigliato lo street food dove fanno dei buonissimi coni di frittura, ovviamente anche qui tipica focaccia, quindi nel vostro percorso quando capitate a Vernazza potete fare una bella sosta aperitivo, pranzo, insomma qua il cibo non manca e non scherzano affatto e le fritture sono veramente buone. Allora, come vedete alle mie spalle, gli scorci alle Cinque Terre sono veramente belli, però per guadagnarli un pochettino bisogna faticare, infatti è tutto abbastanza in salita. Ora stiamo andando a vedere uno dei posti più iconici, forse una delle foto più conosciute delle Cinque Terre, che è appunto Vernazza dall'alto. E dopo esserci rifocillati con un buon piatto locale, ovviamente a base di pesce e soprattutto da provare assolutamente, sono le cozze, perché sono tipiche di questa zona. Qua ci sono grandissimi allevamenti di cozze e anche di ostriche. Questa è un'altra cosa molto importante che vi consiglio assolutamente di provare quando siete qua. Ora siamo in giro per Corniglia. Corniglia è forse la più piccolina delle Cinque Terre, ma è veramente graziosa ed è una bellissima passeggiata all'interno del piccolo borghetto che vi porta su questo belvedere con vista mare. E che mare, adesso è un po' mosso e ovviamente da qua si vedono le altre delle Cinque Terre. E benvenuti alla quarta delle Cinque Terre. Siamo a Manarola, estremamente graziosa ed è famosa per un paio di cose. Perché ovviamente ha questa conformazione di scogli qua sotto, dove appunto potete vedere là sotto delle persone che si fanno il bagno, insomma, quindi è un punto una delle Cinque Terre, a parte Monterosso, dove è un po' più agevole farsi il bagno, però sempre tra gli scogli, e ovviamente è meglio farlo quando non c'è mare mosso. L'altra cosa che rende Manarola un pochettino più famosa rispetto alle altre è quel locale lassù.
quel locale lassù che è il famoso Nessun Dorma. Pare che sia diventato famoso perché ci abbia fatto un post la Ferragni, ma al di là di questo è un bel localino. Ovviamente la vista è molto suggestiva, però per andare in quel locale molto probabilmente dovete fare una fila molto lunga, soprattutto se beccate una giornata piena di turisti. Noi oggi questa volta siamo stati fortunati perché c'è veramente poca gente rispetto allo standard. La settimana prima di questa c'erano state praticamente 40.000 persone che sono sbarcate dalle navi da crociera e hanno assaltato completamente le Cinque Terre, rendendole impraticabili, tant'è che hanno addirittura chiuso le stazioni. Comunque fa parte del gioco, perché ovviamente tutti vogliono ammirare questo splendore. Noi adesso ce lo stiamo godendo nel migliore dei modi e continua la nostra passeggiata qua a Manarola con una vista che diventa sempre più bella e emozionante. Quella è una brutta però va bene, adesso vai anche E siamo arrivati all'ultima delle Cinque Terre, cioè Rio Maggiore. Anche questo altro gioiellino che ci stiamo godendo senza praticamente nessuno, e la vista anche qua. Perché lì ho dato le ruote e poi Allora, siamo tornati nel nostro appartamento, tra parentesi fighissimo, in pieno centro alla Spezia. Da vedere che bello l'appartamento, a parte il solito casino. Saluta a casa la mamma. Ciao mamma! Ok. Questa sera, invece di andare a mangiare fuori, facciamo un'esperienza un po' più local. Infatti siamo andati in un negozio qua in centro a Spezia, che si chiama Pesto Fiore, tra parentesi, specializzato appunto in pesto, e guarda caso in Liguria il pesto è la cosa più tipica. Quindi abbiamo preso del pesto casereccio, che eccolo qua, plastico Pesto Fiore. E oltre al pesto abbiamo preso anche ovviamente le trofie che vedete qua davanti, ben 20 minuti di cottura. Quindi abbiamo messo a bollire la pasta. Stasera cena a casa con piatto tipico ligure, pesto fatto in casa, trofie, che vuoi di più. Quindi stasera così, dopo magari usciamo a bere qualcosina, quindi continuate a seguirci. Dimenticavo, oltre alle trofie al pesto, ovviamente il vino tipico ligure è il vermentino, che vedete qua. Quindi abbiamo tutto: trofie, vermentino, pesto, gente, amici, quindi insomma direi top. Tranquillo, no, ci sta. Pasta pronta, un chilo e mezzo di pasta, non abbiamo fatto In casa per voi! Fatta in casa? Vai, assaggiate e diteci com'è. È tua? Merita. assolutamente. Merita. Ottimo. Contro ogni Merita. aspettativa. Benvenuti in questo nuovo giorno in Liguria. Questa volta siamo partiti da Spezia, ma con un traghetto direzione Portovenere. Portovenere è un altro borghetto delizioso da visitare assolutamente se venite da queste parti. Per arrivarci appunto si può prendere tranquillamente il traghetto, il costo è di 8 euro e in 40 minuti siete lì. Vi consiglio di prendere il traghetto perché è anche un modo diverso per vedere Spezia, la parte dei dintorni, che merita assolutamente anche dal mare. Portovenere è appunto, proprio come vi dicevo, un borghetto veramente delizioso dove possiamo trovare la grotta Byron, chiamata così perché appunto il poeta Byron è venuto in questi luoghi per ispirarsi e per far nascere alcune delle sue opere. Dopo Portovenere visiteremo l'isoletta che si trova di fronte a Portovenere, cioè la Palmaria, ma di questo ve ne parlerò dopo. Intanto godiamoci un pochettino questo viaggio. E benvenuti a Portovenere. Come vedete, questa qua è una delle piazzette principali con la chiesetta direttamente a strapiombo sul mare. Adesso ci avviciniamo e la vediamo. E qua siamo alla famosa grotta Byron, che poi in realtà non è una vera e propria grotta, ma è questa conca, questa insenatura che viene appunto chiamata grotta Byron.
Ok, adesso abbiamo preso un'altra barchetta per fare esattamente 3 minuti di navigata per passare da Porto Venere all'isola della Palmaria, che è un parco naturale, area protetta. Qui faremo un piccolo trekking per dare un po' un'occhiata all'isola e andare a fare il bagno poi dall'altra parte e goderci un pochettino le bellezze di quest'altro angolo di paradiso. Dopo aver finito il percorso di trekking che ci ha portato dall'altra parte dell'isola della Palmaria rispetto a dove siamo attraccati, ci siamo fermati al ristorantino che c'è da questa parte, veramente buono, pesce fresco, consigliato. Adesso stiamo continuando ad esplorare l'isola alla ricerca di un punto dove spiaggiarci e goderci un po' questo mare fantastico. La spiaggia è principalmente di sassi, ovviamente non è attrezzata, quindi non aspettatevi stabilimenti o strutture particolari, però merita senza ombra di dubbio. Quindi Palmaria approvata, molto wild, il percorso da trekking è medio facile, diciamo così, ci sono giusto un paio di punti in cui procedere un pochettino più adagio perché magari siete in discesa e ci sono i sassi, ma comunque è alla portata di tutti. Anche qui andateci attrezzati perché le scarpe da trekking servono. Ora, se sei arrivato o arrivata fino a questo punto del video significa che magari i miei contenuti ti piacciono, quindi lascia magari un bel like a questo video e iscriviti al mio canale, così magari i prossimi video non te li perderai e potrai venire un po' come nei miei viaggi. Adesso continuiamo a goderci la Palmaria e continuiamo anche il nostro viaggio qui in Liguria. E prima di salutare la Palmaria e Porto Venere ci concediamo un ultimo piccolo lusso direttamente al tramonto. Infatti abbiamo preso la nostra barca, come vedete alcuni sono già in acqua, e ci concederemo questo aperitivo direttamente al tramonto per salutare la Liguria nel migliore dei modi. Sono qui alla salute. Alla salute. Alla salute. Pizza. Raga, però tutta fresca. E la pizza. Wow. Buongiorno, ultimo giorno qui alla Spezia e prima di lasciarla ci dedichiamo a una cosa che non può mancare in ogni viaggio, cioè assaggiare ancora piatti tipici, perché questo weekend ci abbiamo dato dentro abbastanza. Questa volta siamo sul porto dai pescatori, è la cosa migliore, cioè mangiare pesce fresco appena pescato direttamente dai pescatori in questo posticino molto rustico ma estremamente tipico. C'è sempre la fila fuori, non prendono prenotazioni, quindi bisogna venire qua e aspettare per poi vedere queste prelibatezze. Sì, prendi. Vabbè, assaggia. Belli, rossi corposi. Si assaggia il Bene, viaggio quindi ufficialmente finito, adesso vado a godermi queste prelibatezze. Se ti è piaciuto questo video, allora lascia un bel like qua sotto, magari iscriviti al canale così non ti perderai i prossimi video e niente, noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!